Un saluto a tutti, sono Valentino Zucchetti, primo solista della Royal Ballet di Londra e coreografo indipendente. Dopo aver passato questo ottimo periodo all'Accademia della Scala, ho cominciato a voler fare di più, ho cominciato sempre a voler di più, ad esplorare più opzioni, più metodi, più artisti, e questa voglia di esplorare mi ha poi portato inevitabilmente a guardare all'estero. Dopo molte considerazioni avevo puntato i miei occhi sulla scuola della Royal Ballet School di Londra, che è una delle scuole più rinomate al mondo, annesse a una delle compagnie più rinomate al mondo, di cui all'epoca avevo solamente un'idea molto, molto vaga. Mi ricordo in questo evento particolare in cui c'era questo c'è stato un galà di scuole di ballo internazionali al Teatro Cimboldi, e c'erano scuole di ballo da tutto il mondo. C'era il Mariinsky da San Pietroburgo, c'era il Bolshoi da Mosca, Amburgo, Parigi, Royal Ballet e la scuola di ballo della Scala. E mi ricordo di aver visto questi due ballerini della Royal Ballet School che successivamente ho poi conosciuto di persona, e avevano questa metodologia molto pulita, ma anche, in inglese dice effortless. Non c'era tensione accademica nel loro modo di ballare, c'era una naturalezza che riusciva a farti vedere oltre al movimento, ma di farti comprendere le emozioni dietro al movimento. E ne sono rimasto colpito e non ne avevo pensato niente di specifico fin quando il mio insegnante Paolo Podini a noi tutti i studenti ci ha detto: avete visto quei due ballerini? Avete visto il modo di ballare così senza tensione, così poetico? Quello è il modo più efficace per trasmettere emozioni senza trasmettere il duro lavoro che c'è dietro. E questo mi era rimasto impresso, e mentre prima avevo dei dubbi per quanto riguarda trasferirmi a Londra o cambiare scuola, in quell'istante avevo capito che era quello di cui avevo bisogno a livello professionale. Ed è lì che mi sono poi imbarcato per Londra. All'età di 16 anni ho fatto l'audizione aperta, sono stato preso alla scuola di ballo della Royal Ballet School, e lì è stato un altro shock culturale, un altro shock professionale, oltre ovviamente vivere in un'altra nazione, con altre lingue, altre culture, altri modi di fare. C'era questa connessione molto, molto vicina tra la scuola di ballo e la compagnia della Royal Ballet School, che distano solamente 10 metri. C'è un ponte che collega la scuola di ballo della Royal Ballet School alla Royal Opera House, e ogni giorno, oltre a avere insegnanti molto diversi, con approcci diversi, in modo da riuscire anche a completare il training in modo diverso, ad ascoltare diversi punti di vista, a sviluppare movimenti in modo differente da quanto avevo fatto prima. Ma quello che mi aveva colpito di più è questa vicinanza con la compagnia, in cui mi ha ispirato giornalmente. Anche lì attraversavo il ponte, vedevo grandissimi artisti come Roberto Bolle, Dorsey Basso, Sylvie Guillem, Carlos Acosta, Alina Cojocaro. Sono stati anni in cui hanno veramente forgiato la mia passione per quello che poi non è diventata solo una professione, ma ormai è diventata la mia vita.
mi sono cimentato in questa professione a capofitto già dall'inizio, ma quando mi sono trasferito a Londra è stata veramente una conferma che questi grandissimi artisti mi hanno influenzato in maniera così esponenziale che tutto il resto non importava, tutti i sacrifici che ho dovuto fare per quanto riguarda vita sociale, studi fino a tardi, allontanamento dalla mia famiglia, è diventato tutto in secondo piano. Era talmente forte questo sentimento di volercela fare, di potercela fare, che non ho mai sentito una sofferenza nell'aver fatto molti sacrifici.